Ciao a tutti, in questo video voglio parlare dell'arte di chiedere. Intanto devo dire una cosa fondamentale, che bisogna imparare a chiedere nel modo giusto, senza neanche far intendere che vogliamo chiedere, ma dobbiamo in prima istanza offrire qualcosa in modo tale che poi l'altra persona senta l'esigenza di darci ciò che desideriamo. Questo deriva da un presupposto fondamentale, che chi chiede è perdente, mentre chi sa offrire è vincente. Chi sa offrire è vincente perché innesca un meccanismo tale per cui l'altra persona si sente in dovere di darti qualcosa. Questo può essere fatto sia a livello logico-razionale, sia a livello emozionale, ma in realtà riguarda sempre comunque un generare emozioni. Uno dei principi di Robert Cialdini è quello della reciprocità, implica che se noi diamo qualcosa a qualcuno, questo qualcuno si sentirà in dovere di ricambiarci. E l'arte è quella di dare qualcosa non richiesto. E quello che, ad esempio, nel libro di Cialdini veniva descritto come la pratica comune che utilizzavano gli Hare Krishna, offrivano delle immaginette, insomma, offrivano qualcosa e poi successivamente ti chiedevano un'offerta. È ovvio che se tu hai accettato di prendere il dono, che credevi fosse un dono, poi dopo non contraccambiare con un'offerta resta difficile. Ma c'è un piano più sottile del chiedere, che è il piano emozionale. Dobbiamo tenere presente che la nostra mente e la mente dei nostri interlocutori, la mente emotiva, si gratifica di tensione. Tensione non importa se è tensione positiva o negativa, tensione e basta. Potremmo dire che è la parte logica che poi interviene e dà un valore, un giudizio positivo o negativo alle emozioni provate. Però la tensione emotiva è il cibo della nostra parte emotiva, cibo che cerca in ogni modo, non diversamente da come un organismo vivente cerca i suoi nutrienti. La nostra parte emotiva si nutre di emozioni, la nostra parte logica si nutre di ragionamenti, si nutre di eh, riflessioni, e sono due situazioni completamente diverse. E la nostra parte emotiva va a ricercare questa tensione emotiva nell'interazione con le persone, con le cose, e per analogia, diciamo così, va a ricercarsi proprio quel tipo di emozioni che fanno parte del fabbisogno, diciamo, emotivo, della biblioteca emotiva presente dentro ognuno di noi, dell'archivio, dove sono archiviate le esperienze emozionali, soprattutto nella prima parte dell'infanzia. E pensate ad esempio, anche emozioni negative come la paura possono essere cibo energetico. Infatti molte persone, ad esempio, vanno a vedere film di paura, dove l'emozione che provano non è mica gioia, è terrore, come dire, è terrore e paura, perché si identificano nel film, eppure questi film vengono gratificati da un successo di pubblico. Allo stesso modo, film che strappalacrime, per così dire, vengono gratificati, perché tu vai a vedere il film, piangi, ma piangendo provi un'emozione e quindi paghi volentieri il biglietto. E non è che perché hai pagato il biglietto ti devi portare via un pezzo di sedia del cinema. Hai pagato e in cambio il film ti ha dato delle emozioni. Quindi l'abilità è quella di
dare per primi qualcosa che possa essere un servizio anche logico, ma che generi comunque emotività, o un servizio puramente emotivo, facendo vivere, prima di chiedere, delle tensioni emotive, perché se noi facciamo vivere delle tensioni emotive, creiamo una complicità, una intimità emotiva con l'altra persona e non vedrà l'ora quest'altra persona di soddisfare, di darci quello che noi in qualche modo chiediamo, quello che noi in qualche modo abbiamo bisogno. Ma non dobbiamo neanche insistere nel chiedere, basta manifestare un'esigenza che sia compatibile con la capacità di quell'altra persona di soddisfarla e questa esigenza verrà naturalmente soddisfatta. Quindi, se si gratificano e si danno emozioni, si ottiene in cambio gratificazioni logiche, fiducia. Questo può essere utilizzato nella vendita, nelle relazioni sentimentali affettive, nell'amicizia, nella negoziazione. Dobbiamo tenere presente che l'arte di chiedere quindi è un qualcosa che viene chiedere viene in seconda battuta. Prima dobbiamo dare, in qualche modo, o per generare un legame, diciamo, di debito, o per generare acquisire un potenziale emozionale e quindi un ascendente, un carisma sull'altra persona, un fascino sull'altra persona, in modo tale che poi venga spontaneo ricevere. E il chiedere deve essere semplicemente un manifestare un'esigenza, nulla più. Questa è la vera arte, la vera capacità che hanno le persone che sanno ottenere. Quindi dobbiamo imparare a ottenere, non a chiedere. Chiedere fatto con arte, fatto nel modo giusto, ma il chiedere o il manifestare le proprie esigenze è il punto di arrivo, il punto di partenza deve essere dare inteso nell'accezione di cui ho parlato prima. Bene, per questo video è tutto. Seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al canale e iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti.